Masquerade della Cranio Creations avete ricevuto un invito ad uno dei balli più conosciuti delle favole dei Grimm. Procederete a ritmo di danza quindi lungo i 3 round che costituiscono l'ossatura della nostra recensione per questo raffinato party game, family game, che non prevede un numero esagerato o infinito di partecipanti, bensì un massimo di 5. Dovete stare attenti ai passi di danza che farete, ma le vostre concentrazione, intelligenza e furbizia sono richieste anche altrove. Infatti dovrete riuscire a mantenere nascosta l'identità sotto la vostra maschera, smascherare gli altri partecipanti al ballo e naturalmente farvi donare il maggior numero di rose magiche dalla bestia. Le rose fatate sono il vostro obiettivo e i vostri punti vittoria. Raccoglietene più che potete in qualunque fase del gioco e se ne avrete più di 10 avrete vinto la partita. Grim Masquerade della Cranio Creations è un gioco da tavolo che ci ha incuriosito fin da quando ne abbiamo visto la grafica della scatola e perciò ci siamo entusiasmati quando gli amici della Cranio Creations ce ne hanno fornito una copia in visione. Il contenuto è stato all'altezza delle nostre aspettative, è un gioco da tavolo molto ambizioso, dalle meccaniche semplici ma dotato di una sua profondità strategica, specie se giocato con le regole al completo e con il massimo dei partecipanti previsti, ovvero 5, come abbiamo fatto noi fin dalla prima partita. L'ambientazione non è posticcia, ma coerente con le meccaniche, insomma, è dotato di caratteristiche molto interessanti. In Green Masquerade il vostro obiettivo per vincere il gioco e battere i vostri amici sarà quello di farvi donare il maggior numero di rose fatate dal vostro anfitrione, cioè la bestia della Bella e la Bestia. Le rose sono quindi i vostri punti vittoria, ma sappiate che il vostro ospite, oltre che essere generoso, è anche piuttosto malizioso. Le rose fatate infatti saranno vostre a patto che principalmente smascheriate uno degli altri partecipanti al ballo o in alternativa se raccoglierete 3 artefatti evitando una coppia di artefatti rovina. Per giocare a Green Masquerade sistemiamo prima di tutto il piccolo tabellone in una posizione centrale e disponiamovi intorno tutti i componenti del gioco. I gettoni rosa, i gettoni singoli valgono una rosa, magari impilateli in più colonne. I 3 trofei rosa, quello da una rosa per chi vince il primo round, quello da 3 rose per chi vince il secondo e quello da 5 per il terzo ed ultimo round. Le carte scommessa, le carte abilità speciale, potrete posizionarli al di sopra del tabellone, la piccola plancia corrispondente all'azione sempre disponibile puntare il dito, che potrete usare ogni volta che vi sentirete in grado di smascherare uno dei vostri amici e che avrete 2 carte artefatto identiche da poter sacrificare, le carte personaggio, delle quali vi verrà distribuita una per ogni round. Green Masquerade ci fornisce diverse tipologie di carte da utilizzare durante il gioco, ognuna con una sua funzione specifica. Le carte personaggio, che saranno distribuite una a testa all'inizio di ogni round e mettendo al lato del tabellone le rimanenti, saranno il vostro personaggio per la durata di un round e la vostra carta personaggio sarà l'identità che dovrete tenere nascosta a tutti gli altri. Le carte artefatto. Pescherete dal mazzo delle carte artefatto 2 carte a turno durante il gioco, seguendo il principio base di conservare quelle che per voi sono artefatti dono e dare via agli altri partecipanti quelle che per voi sono artefatti rovina. Le carte azione, che potrete utilizzare se deciderete di scartare una coppia di 2 carte artefatto identiche per compiere le azioni descritte sulla carta stessa. Le carte scommessa, che vi serviranno principalmente quando verrete smascherati in uno dei 3 round in cui si compone il gioco. Scegliendo una carta scommessa dal relativo mazzo, potrete scommettere in qualsiasi momento su chi sarà il personaggio che vincerà quel round, incassando, se azzeccherete il vincitore, un ammontare di rose pari al trofeo vinto da quest'ultimo. La carta abilità speciale, che spetta a chi nel round appena terminato ha collezionato il minor numero di rose. Ognuno dei giocatori possono partecipare fino a 5 amici familiari, partendo da un minimo di 2, prende 7 gettoni di identico colore, una plancetta a specchio inclinato che userete quando sarete smascherati per coprire sul tabellone il vostro personaggio e quindi non renderlo più disponibile
per gli altri, una carta personaggio estratta a caso dall'apposito mazzo e una carta artefatto pescata da quelle che disporrete al centro del tavolo all'inizio del round. Notate bene che il numero di carte artefatto al centro del tavolo deve essere pari al numero di giocatori più 2. Quindi se giocate in 5 dovrete disporre all'inizio del primo round le 7 carte artefatto. È molto importante che le carte artefatto vengano posizionate scoperte vicino a voi quando ve ne impossessate, mentre è altrettanto essenziale che la vostra carta personaggio venga accuratamente tenuta nascosta agli altri giocatori. Scopriamo perché questi sono i due concetti chiave del gioco. Scoprire l'identità del vostro personaggio sarà proprio l'obiettivo degli altri giocatori, quindi far capire che carta personaggio avete in realtà o farla addirittura intravedere equivale a voler perdere il round. Ma allora che giocate a fare? L'unico modo lecito per raggiungere questo obiettivo per i vostri avversari sarà osservare quali carte artefatto manterrete e quali darete via. Questo perché per ognuno dei personaggi alcune carte artefatto saranno dei doni, se ne raccolgono 3 scoperte davanti a loro vincono il round, e altre carte artefatto per lo stesso personaggio e solo per lui saranno rovina. E quindi se questo personaggio ne raccoglie 2 viene eliminato dal round ed è costretto a scoprire la sua identità. Vediamo un esempio. Se la maschera che indossate nasconde l'identità di Cenerentola, ebbene il vostro artefatto dono saranno le scarpette di cristallo, mentre il vostro artefatto rovina sarà l'orologio. La ricordate la favola? Se durante il gioco riuscirete ad accumulare 3 carte artefatto scarpette di cristallo, avete vinto il round. Se invece durante il gioco i vostri avversari vi propinano 2 carte artefatto orologio, siete smascherati, perdete la speranza di vincere il round ed il trofeo rosa corrispondente, ma ricordate che comunque di round ce ne sono 3. E in ogni caso potete continuare a giocare, a prendere carte artefatto quando è il vostro turno e a mollarle ai vostri avversari. Questo potrebbe esservi utile in caso abbiate piazzato una scommessa su un personaggio e vogliate favorirlo. Naturalmente nulla vi vieta di bluffare, anzi è una parte fondamentale del gioco, anche nel modo più eclatante. Confessare apertamente di essere un personaggio che in realtà non siete, far finta di apprezzare una carta artefatto mentre magari per voi è un artefatto rovina, sono tutti mezzi leciti per riuscire a vincere il round o guadagnare rose facendosi accusare ingiustamente. Ebbene sì, se vi si accusa di essere un personaggio che in realtà non siete, beh, vincete una rosa. Al contrario, se un giocatore vi smaschera puntando il dito e sacrificando quindi una coppia di carte artefatto identiche, quel giocatore ha diritto a ben 2 rose. Anche voi naturalmente, se avete 2 carte artefatto identiche da sacrificare, potete usare l'azione puntare il dito. E anche per voi smascherare un personaggio farà guadagnare ben 2 rose. Non siete obbligati ad eseguire azioni in ogni vostro turno, potete limitarvi normalmente a pescare una carta artefatto, decidere se tenerla o darla via, pescare una seconda carta artefatto facendo la mossa contraria, cioè tenerla se avete dato via la prima o darla via agli altri avversari se avete tenuto la prima. E fate attenzione, questa è una regola obbligatoria. Ma se avete una coppia identica di carte artefatto e ve ne volete liberare, date una buona occhiata alle 2 azioni disponibili sul lato della plancetta puntare il dito e controllate se vi conviene eseguirne una. A proposito, le 2 carte azione cambiano ad ogni round. Come dicevamo, se vi smascherano, potete in qualsiasi momento scegliere tra le carte scommessa un personaggio e puntare su di lui, ovvero sperare che quel personaggio vinca il round, perché in quel caso incasserete le stesse rose che incasserà lui con il trofeo rosa in palio in quel round. Potete ottenere una carta scommessa anche se non siete ancora stati smascherati. Se una delle 2 carte azione scoperte accanto alla plancetta puntare il dito è la carta segreti, potrete effettuare l'azione di estrarre dal mazzo carte scommessa quella del personaggio che secondo voi vincerà. Se scommettete sul vostro personaggio e vincete il round, avete diritto al doppio delle rose. Se in qualunque momento siete costretti a dare informazioni sul vostro personaggio, allora utilizzerete i segnalini colorati per posizionarli su di un personaggio del tabellone su cui ancora voi stessi non avete posizionato alcun segnalino. Sarete costretti a dare informazioni sul vostro personaggio quando avete una coppia di carte artefatto identiche che non sono rovina per voi, ed in questo caso date informazioni senza ricevere niente in cambio,
Avete 3 carte artefatto identiche e non vi dichiarate vincitori del round. Anche in questo caso date informazioni senza ricevere niente in cambio. Vi puntano contro il dito e non indovinano quale personaggio si nasconde sotto la vostra maschera. In questo caso vincete una rosa dopo aver piazzato il vostro segnalino colorato sul personaggio. Se siete il giocatore con il minor numero di rose a fine round, allora avete diritto alla carta abilità speciale relativa al personaggio che avete appena finito di giocare per utilizzarla nel round successivo. Mi raccomando, leggete sempre attentamente cosa c'è scritto sulle carte azione e abilità speciale ed in generale leggete sempre attentamente il testo sulle carte, non smetteremo mai di ripetervelo. Le carte abilità speciali, così come le carte scommessa, garantiscono il bilanciamento in caso di fuga in avanti del più bravo. Approfittatene. All'inizio di ogni round, inoltre, distribuite ad ogni giocatore un gettone tesoro per poter dare più forza ai vostri bluff. Durante il round usate il vostro segnalino tesoro come una risorsa jolly al posto di una carta artefatto quando vorrete eseguire un'azione. Non dovrete quindi scartare una coppia di carte artefatto identiche per eseguire quell'azione particolare, risparmiando magari una carta artefatto che vi può essere utile in quanto una vostra carta artefatto dono. Se poi alla fine del round non avrete utilizzato il vostro segnalino tesoro, quest'ultimo vi darà diritto ad una rosa. Ci siamo divertiti con Green Masquerade e questo è essenziale in questo particolare periodo dell'anno e storico, utilizzando fin da subito quelle che sul regolamento vengono etichettate come regole avanzate, e cioè introducendo fin da subito le carte abilità speciali, le carte scommessa e i segnalini tesoro, pur essendo il gruppo molto eterogeneo sia come formazione ludica che come età. I bambini di 10 anni hanno subito capito la meccanica del bluff e si sono scatenati con gusto fingendo di essere chi non erano. Le carte scommessa e abilità speciali hanno bilanciato delle situazioni in cui il vincitore sembrava fin troppo evidente dal principio. Le partite durano sicuramente più di mezz'ora in media e quindi non possiamo considerarlo come un filler. Tirate fuori la scatola di Green Masquerade o prima di cena o dopo cena, non tra una portata e l'altra.